Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, Seabot passo passo. Siamo arrivati al numero 6 e allora in questo numero ci dice come andare a inserire questo, che è la clip 9 volt per il motore, che però ragazzi non andrò a farla, o almeno la faccio, sì, la metto, perché in poche parole io, dato che il mio amico l'aveva già diciamo assemblato quasi totalmente, alcune schede, alcuni passaggi, che cosa succede? Li devi fare doppi, cioè nel senso alcune schede che tu devi andare a mettere oggi e la prossima settimana esce una nuova scheda che ti sostituisce la vecchia scheda. Facendo così fai il lavoro perso, ecco, fai il lavoro doppio. Una cosa è farla dopo una settimana, 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane, perché loro ti mettono, diciamo, in posizione di avere il robottino sempre funzionante. Però passando con le settimane il robottino migliora, perché escono nuove schede, nuovi software e te lo fanno, diciamo, migliorare. Ora ho il problema di far passare questa clip qua dentro. Ok, perfetto. Come hai visto, già questa io l'avevo bloccata. L'avessi saputo prima, già la passavo prima. E va bene. Chissà quanti passaggi devo fare 2 o 3 volte per questo motivo. Vado a mettere le viti che non avvitano più, perché se ne sono andati i bulloncini, o meglio, se ne è andato il bulloncino, il solito bulloncino che qualche video fa mi ha fatto penare, che non ho incollato per pigrizia, però ancora oggi devo rismontarlo. Ok, ripeto che in questo momento il robottino ha scheda motori, sensori di luce, sensori questi qui, e come altro batterie, pacco batterie, però non il pacco batterie iniziale ma il pacco batterie avanzato. In più ora ho messo la clip, eccola qui, per il 9 volt, che va connessa con che va connessa con questo connettore qui. Ok, esco questo, connetto, lo passo di qui, connetto il connettore crimp, eccolo qui, plug, e lo sistemo qui. Ok, e allora questo va messo qua, questo va messo qua, ma tu guarda che casino, cioè per non farle un poco più larghe mi devono far fare tutta questa ambaradana. Una, e meno male che ho le mani piccole, Giuda.
Però ragazzi è complessissimo, dai. Cioè, per non farlo fare e forza. Ok, connesso e bloccato in posizione. Poi andiamo il connettore che collega la batteria da 9 volt all'interruttore è montato allo stesso modo nel connettore per il vano batteria 6 volt. Vabbè, e questo a me non mi interessa. Spegnilo prima di collegare la batteria, dice di spegnerlo. Però io, volendo, posso provare se funziona. Dovrei avere qui dentro una batteria da 9 volt. Boh, proviamo. Andiamo a mettere su off. Vado qui, collego, ma sarà pure scarica la batteria. Vediamo. Vado su on. Non funziona niente. No, puzza di cortocircuito non ce ne sta, anche perché le connessioni sono fatte bene. Niente, ancora non funziona, mancheranno delle parti che non ho idea. Comunque, va bene, andiamo avanti, studiamo un po' di robotica. Allora, cosa abbiamo? Robot e sensori, funzioni dei sensori, a cosa servono i sensori. I sensori esistono da molto tempo, ma non erano ancora stati utilizzati nella robotica. Oggi la maggior parte delle catene di montaggio delle apparecchiature automatiche nelle fabbriche si servono di una serie di sensori per migliorare le prestazioni e aumentare i livelli di sicurezza, sia per tutelare gli operai, sia per evitare che le macchine si autodanneggino. Aeroporto di Manchester in Inghilterra, il robot Cleaner, ok? Utilizza sensori a ultrasuoni per evitare che le persone vengano investite, ecco. Evita di investire persone o cose tramite i sensori ad ultrasuoni. Poi sensori di contatto, e poi ci sono l'aspirapolvere Dyson, ovviamente quella vecchia, perché ora sono ancora molto ma molto più piccoli. L'aspirapolvere robot Dyson dispone di un totale di 50 sensori di inclinazione, di temperatura e di prossimità che l'aiutano a muoversi per casa e pulire con la massima efficienza. Questi erano i vecchi robot per le pulizie di casa, ragazzi. Questo è il Dyson, eccolo qui, da smontato e da assemblato. Poi ci sono i robot che giocano a palla, sensori di prossimità, suoni sorprendenti, perciò come funzionano i sensori a ultrasuoni. Questo è molto interessante, mostrano come funzionano i sensori a ultrasuoni. Come vi dicevo, un sensore emette un segnale, un segnale sonoro vero e proprio. L'orecchio umano non lo sente, non udibile, solo gli animali, ecco. Nella fattispecie i cani, dipende anche a che frequenza, o i pipistrelli, o anche i mammiferi marini, balene, roba varia. Perciò il sensore 1 trasmette di questo segnale, lo manda, qua c'è un ostacolo, l'onda sbatte contro l'ostacolo, boom, torna indietro al sensore. Così facendo l'elettronica misura, diciamo, i microsecondi dal momento in cui ha inviato il segnale a quando lo ha ricevuto, che tramite appunto programmazione si calcola la distanza dall'oggetto al sensore.
L'ostacolo riflette gli impulsi a ultrasuoni. 3. Il robot modifica il percorso per evitare l'ostacolo, e infatti eccolo qua. Perciò manda, pum pum, riceve il segnale, gira per non prendere appunto l'ostacolo. E questa è una delle funzionalità che ha questo robottino, grazie appunto ai 4 sensori ultrasuoni, 1, 2, 3 e 4. Poi ci parlano di Nightmare. Questo è bellissimo, un altro bellissimo robot da combattimento che è stato, diciamo, costruito sempre in America e si è, diciamo, basato sullo stile di questa. Questa è una mega scavatrice mineraria che ha appunto questo disco enorme qui. Questo qui ruota e va a macinare le rocce. Ha un motore qui connesso tramite cinghia appunto al disco enorme, e il costruttore di questo robot da combattimento ha preso come punto di riferimento questa mega macchina. Specifiche tecniche: 95 kg, ha 1 e 2 motori, perciò 2 motori più dietro ha, per esempio, come questo, 2 motori più quello, diciamo, che ruota, che invece lui ce l'ha così, cioè questi sono l'avanti, questo è il di dietro in questo robot. Poi ha un grosso motore con controllo di velocità Vantec a doppio canale, doppia trasmissione a cinghia, e poi 2 motori a 24 volt ciascuno, perciò 2 motori che sono nelle ruote, e il disco che è l'arma, disco con 2 denti d'acciaio rodanti. E poi qua parla dei vantaggi, degli svantaggi di avere un'arma, ecco, così grande, perché appunto la rotazione ad altissima velocità può dare problemi al robot stesso. Infatti, come vedi, i piedi, cioè le ruote, i supporti sono molto larghi, appunto per non far fare movimenti strani al robot stesso. Ragazzi, se vi piace il mondo della robotica, questo è anche molto bello da fare, robot da combattimento, fare delle gare, eppure possiamo organizzare qualcosa, dai. Se vi cimentate a costruire qualcosa, vediamo di fare una community sui robot da combattimento. Poi fanno vedere robot in azione, verniciatura, la costruzione delle vetture, saldatura a punti nelle auto, l'assemblaggio delle auto, lavori rischiosi dove l'uomo non può fare ma li fa il robot. Andiamo al numero 7, vediamo qui cosa ci fanno fare. Sensori di luce. E allora qui ci danno i sensori di luce che già però qui ho dentro, e poi ci parlano la guida via cavo, perciò i robot come questi, per esempio dei grandi magazzini che sono, diciamo, autonomi, che si spostano da soli, portano per esempio la merce nei vari reparti del magazzino, e funzionano appunto con delle linee a terra, e che questo sensore va a seguire questa luce, ecco, questa fonte luminosa. Guida laser, guida via cavo, guida AGV, guida ottica, sono tutte le varie, diciamo, metodi di guida dei robot che fino a 15 anni, 16 anni fa c'erano. Oggi ovviamente saranno migliori. Guida laser, Terminator 2, ci sono alcuni diciamo pagine dedicate anche al film Terminator. Hypnodisc, questo è anche bello. A me, ragazzi, piacciono tutti i robot, tutti, perché ognuno è diverso, però è fatto bene alla fine. Questo ha sempre 4 ruote motrici, si comporta sempre come un carro armato, cioè ruote destra insieme, ruote di sinistra insieme,
arma ha un disco rotante, terzo a frenata differenziale disco rotante, peso 78 kg, dimensione 25 x 1,26 m x 74, due motori per sedia a rotelle da 750 watt, distanza da terra 2 cm, ragazzi è bassissimo, cioè ha pochissimo spazio sotto, infatti monta delle ruote piccoline e questo è una delle tante diciamo pro che ha questo robot, infatti era uno dei più forti o è ancora oggi uno dei più forti. Arma disco rotante a 700 giri al minuto. Poi spiega anche i volani, la differenza tra i volani. C'è il volano liscio che è questo, il volano col bordo rinforzato è questo, e dice che anche se i volani A e B hanno la stessa massa, B può immagazzinare più energia perché ha più massa sul bordo circolare. Ovviamente perché è molto più grossa sul bordo circolare, a parità di massa, questo ha più energia, immagazzina più energia e dà la botta più forte se ci vai a sbattere. C è simile all'arma di Hypnodisc, così è fatta diciamo la ruota rotante che c'è dentro, ha tutta diciamo una serie di raggi e poi ricoperta con metallo. Questi sono i denti, gli spuntoni orizzontale che lo vedi qui, che vanno appunto a colpire boom e boom e boom gli altri robot. Struttura, eccola qui, e la ruota ragazzi pesa 35 kg, 35. Hanno anche i cuscinetti interni. Qua ti dice i cuscinetti a sfera rendono minimo l'attrito tra le componenti rotanti. L'arma di Hypnodisc è montata su 2 serie di cuscinetti a sfera. Non c'è praticamente spreco di energia nella rotazione, al massimo della velocità. E ti spiega come è fatto un cuscinetto a sfera. C'è il cerchio interno, il cerchio esterno e dentro appunto tutte le palline metalliche che appunto azzerano l'attrito. Poi fa vedere il robot in combattimento, robot minatori, eccoli qua, ti fa una panoramica appunto sui vari robot su Marte. Ragazzi era bellissimo questa raccolta, bellissima. Per questo finiamo qui, ci vediamo al prossimo e continuiamo la costruzione.